Ciao ragazzi, oggi parliamo di Bill Grant, detto Man of Steel, ovvero l'uomo d'acciaio, grande campione della Golden Era. Insieme ad Arnold Schwarzenegger, Mike Katz, Ken Waller, Robbie Robinson e tanti altri, protagonista della scena californiana degli anni 70, lo squadrone che si allenava alla mitica Gold's Gym di Los Angeles le cui gesta sono state immortalate nel docufilm Pumping Iron. Dotato di un fisico in linea con i canoni della Golden Era, caratterizzato da un ottimo sviluppo della parte superiore del corpo e braccia, specialmente i bicipiti, eccezionali, Bill incarnava il prototipo del fisico classico, estetico, ben proporzionato e simmetrico in voga all'epoca. Una fisicità statuaria che piaceva allora e ispira ancora oggi. Un look che gli ha permesso di avere una carriera agonistica di successo. Un lunghissimo percorso che ha attraversato ben 4 decadi, durante le quali si è aggiudicato i titoli di Pro Mister America WBBG e Mister World IFBB, ben figurando in innumerevoli Grand Prix e in numerose edizioni del Mister Olympia, sia nella categoria Open che nella divisione Masters. E se non avesse difettato un po' nel comparto polpacci, probabilmente avrebbe potuto vincere molto di più. Carattere estroverso, solare, a volte un po' polemico ma simpatico, Bill è stato uno dei principali artefici del boom del fitness nei primi anni '80. Rimane leggendaria la sua partecipazione al famoso docufilm Pumping Iron, ma è stato anche un grande divulgatore dello sport con numerose partecipazioni a trasmissioni televisive e radiofoniche e innumerevoli articoli sulle riviste del settore. Atleta a vita, terminata la carriera agonistica, Bill è rimasto vicino al mondo dello sport con le sue attività imprenditoriali, in veste di personal trainer e con la sua compagnia di integratori alimentari, e ha continuato ad allenarsi per tutta la vita, conservando un'ottima forma fisica che gli consente ancora oggi, alla soglia degli 80 anni, di fare esibizioni e ispirare coi fatti gli appassionati del settore, dimostrazione vivente del valore della cultura fisica ben concepita e praticata. Uno stile di vita e una filosofia che ha ben sintetizzato nella semplice frase: mi sento come uno scultore, come Leonardo da Vinci che scolpisce una statua. In questo video ne ripercorriamo brevemente la vita e la carriera sportiva. Enjoy! Bill Grant nasce il 27 settembre 1946 nel New Jersey, Stati Uniti. Sportivo sin da giovanissimo, da ragazzino pratica l'atletica leggera, ma essendo piccolo ed esile, ai tempi era alto 1,45 m per 50 kg di peso, viene spesso bullizzato. Si appassiona al bodybuilding sin da adolescente, quando vedendo Steve Reeves nei panni di Ercole sul grande schermo, ne rimane ispirato e decide di cominciare ad allenarsi utilizzando attrezzi di fortuna, sognando di emulare le gesta del grande Steve. Intorno ai 14 anni, dopo un periodo di allenamenti improvvisati a casa, finalmente Bill ha l'opportunità di frequentare la YMCA e cominciare ad allenarsi seriamente, in un luogo spartano ma carico di entusiasmo. In quell'ambiente, seguendo routine di allenamento minimaliste suggeritegli da atleti esperti, Bill comincia a crescere rapidamente. Di fatto è esile ma ha una buona genetica, una struttura ben proporzionata ed elegante. Deve solo riempirla con un'adeguata quantità di massa muscolare. I risultati non tardano ad arrivare e, a 17 anni, dopo soli 3 anni di allenamento serio, avendo aumentato il suo bagaglio muscolare di una ventina di chili, Bill decide di esordire nella sua prima competizione, partecipando al Mr. High School New Jersey. In gara si classificherà al quinto posto, un piazzamento che non lo soddisfa, ma capendo che deve fare ancora parecchia strada per diventare competitivo, tornerà in palestra con rinnovato entusiasmo e motivazione per prepararsi alle nuove sfide. La sua passione, il suo impegno e i suoi sforzi vengono ben presto ricompensati. Nel 1968, a 22 anni, si aggiudica il titolo assoluto al Mr. New Jersey AAU e comincia ad affacciarsi a competizioni di livello superiore. Nel 1969 si trasferisce in California, allora la mecca del bodybuilding, e si piazza secondo al Mr. Los Angeles AAU. Nel 1972 si aggiudica il titolo assoluto al Pro Mister America WBBG, superando un giovanissimo Lou Ferrigno. Nel 1973 sarà secondo nelle medie taglie dietro a Bob Berson al Mister International IFBB. La sua carriera fra i dilettanti raggiunge l'apice nel 1974, quando, presentatosi in gara con 88 kg di muscoli definiti e cesellati, armonicamente distribuiti su 1,75 m di statura, si aggiudica il titolo assoluto al Mr. World IFBB, conquistando la Pro Card. Dal 1975 al 1994 gareggerà sul circuito professionale IFBB,
prendendo parte ad oltre 30 competizioni, tra le quali spiccano le 4 partecipazioni al Mister Olympia, 3 volte nella categoria Open e una volta nella divisione Masters. Fra i punti salienti della sua carriera come atleta professionista ricordiamo il quarto posto ottenuto nei pesi leggeri al Mister Olympia del 1976, il terzo posto conquistato alla prima edizione della Notte dei Campioni nel 1978, una delle competizioni di maggior prestigio dell'epoca, il terzo posto ottenuto al World Pro Championship IFBB del 1984 e il settimo posto al Mister Olympia Masters IFBB del 1994, gara che a 48 anni sarà anche la sua ultima competizione. Ma al di là dei risultati di gara, Grant è ricordato per essere stato uno dei pionieri del bodybuilding, uno dei personaggi che più hanno contribuito a portare il fenomeno fitness, allora attività di nicchia, all'attenzione delle masse. Iconica la sua partecipazione al film documentario Pumping Iron, una pietra miliare che ha fatto da spartiacque fra l'epoca del bodybuilding prima maniera, seguito solo da una ristretta cerchia di appassionati, al fenomeno mainstream che a partire dagli anni '80, sostenuto anche dal successo cinematografico di Arnold Schwarzenegger, ha portato al proliferare delle palestre in tutto il mondo. E Grant ha fatto la sua parte, partecipando a numerosi programmi televisivi e radiofonici, che hanno contribuito ad allargare gli orizzonti del movimento del fitness e del bodybuilding verso il grande pubblico. Conclusa la carriera agonistica, Bill è rimasto vicino al mondo dello sport in veste di divulgatore, promotore e imprenditore, con la sua attività di personal trainer e attraverso la sua azienda di integratori alimentari, la Bill Grant Nutrition. Il tutto senza mai perdere la passione per il sano allenamento in palestra, dimostrando coi fatti e con l'esempio il valore dello stile di vita fitness. Nonostante una grave forma di diverticolite che nel 2010 gli ha causato seri problemi di salute, mettendo a repentaglio la sua stessa vita, la forte fibra di Bill è riuscita ancora una volta a prevalere, permettendogli di riprendersi e tornare in ottima forma. Lo abbiamo visto esibirsi sul palco ad oltre 75 anni, sfoggiando una forma fisica invidiabile per l'età e ancora oggi, alla soglia degli 80 anni, rimane un personaggio attivo, una figura positiva che continua con l'esempio a ispirare e motivare tantissimi appassionati. A riconoscimento della brillante carriera e del contributo dato alla crescita del settore, nel 2006 è stato inserito nella Hall of Fame di Muscle Beach. Sul piano della vita privata ricordiamo che Bill si è sposato a soli 19 anni e ha avuto 3 figli. Nel corso della sua lunga carriera sportiva, Bill ha provato diverse routine e metodi di allenamento. Racconta che agli inizi, ancora adolescente, ottenne buoni risultati con una scheda minimalista, composta di soli 4 esercizi, in particolare squat, pullover, dip alle parallele e pull-ups. In seguito, diventato un atleta agonista, esplorò metodi via via più sofisticati e impegnativi, soprattutto quando ebbe l'opportunità di allenarsi alla Gold's Gym di Los Angeles, in California, insieme ai migliori campioni della Golden Era, da Arnold Schwarzenegger a Mike Katz a Ed Giuliani. Fu proprio allenandosi con Arnold che capì che non siamo tutti uguali e ognuno deve ritagliare la sua routine di allenamento sulle proprie caratteristiche e capacità di recupero. Allenandosi con Arnold, Bill capì che l'approccio seguito dalla quercia austriaca, cioè allenarsi 2 volte al giorno, 6 giorni a settimana, sollecitando ogni gruppo muscolare 3 volte ogni 7 giorni, non si adattava alle sue caratteristiche. Quel metodo poteva andare bene per Arnold, ma Bill in quel modo perdeva peso e condizione, quindi si affrettò ben presto a cambiare approccio. All'apice della sua carriera faceva 4 sedute di allenamento settimanali, prendendo quindi 3 giorni di riposo a settimana e sollecitando direttamente ogni gruppo muscolare 2 volte ogni 7 giorni, ad eccezione di polpacci e addominali che venivano allenati con 4 sedute a settimana. Una programmazione tipo di Bill Grant era la seguente: lunedì e giovedì spalle, schiena, petto, polpacci e addominali, martedì e venerdì braccia, gambe, polpacci e addominali. Faceva 15-20 serie per gruppo muscolare suddivise in 3-4 esercizi, spesso eseguiti in super serie. Per la parte superiore del corpo eseguiva 8-10 ripetizioni per serie, mentre per gambe, polpacci e addominali utilizzava un range di ripetizioni più alto, dalle 10 alle 15 e anche più. Affrontava gli esercizi con grande concentrazione e intensità, lavorando il muscolo con ripetizioni ad arco di movimento completo, dalla massima contrazione alla massima estensione. In seguito, lasciata la carriera agonistica e per gestire le minori capacità di recupero dovute all'avanzare dell'età, Bill è poi passato ad allenarsi solo 2 volte a settimana, lavorando la parte superiore del corpo in una seduta e le gambe nella seduta seguente. Sul piano alimentazione, lontano dalle competizioni,
Bill seguiva una dieta ad alte proteine, medi grassi e medi carboidrati, seguendo le pratiche in voga all'epoca. Mentre in prossimità delle competizioni, essendo dotato di un metabolismo veloce, si limitava a ridurre l'apporto di carboidrati e aumentare leggermente la frequenza e il ritmo degli allenamenti, e questo era sufficiente a permettergli di raggiungere una condizione da palco senza dover fare troppe rinunce. Tra i suoi alimenti di riferimento cita uova, carne, pesce, formaggi, latte e patate. Riassumendo, Bill Grant è stato uno dei protagonisti del bodybuilding della Golden Era, campione sul palco e personaggio della animata scena californiana degli anni 70-80. Interprete del docufilm Pumping Iron e di numerose trasmissioni radiofoniche e televisive, Bill è stato uno dei pionieri che hanno contribuito alla diffusione e all'esplosione del fenomeno fitness, il movimento che negli anni 80 ha portato l'allenamento con i pesi, allora attività di nicchia, a diventare un fenomeno di massa. Atleta dalla lunghissima carriera agonistica, protrattasi dagli anni 60 fino agli anni 90, la sua è una storia positiva di passione per lo sport, impegno e ragionata moderazione. La cultura fisica è intesa come stile di vita, un'attività che va oltre le gare e l'agonismo, che non deve bruciare l'atleta in pochi anni, ma favorire il mantenimento di un'ottima forma fisica e salute fino ad età avanzata. Ed è questo il messaggio migliore che ci portiamo a casa dalla storia del simpatico Bill. L'importanza di capire le esigenze del proprio corpo e adattare allenamento e alimentazione alle proprie caratteristiche e necessità, modificando la propria routine anche in funzione dell'età anagrafica e del tempo che passa, piuttosto che limitarsi a copiare pedissequamente questo o quell'altro personaggio. Ciao, alla prossima!